la mia ultima uscita in e-bike ho avuto un problemino meccanico. Colpa mia, ho voluto affrontare una salita tecnica, probabilmente non con la marcia giusta, e mi sono ritrovato per terra. In qualche maniera piano piano sono riuscito a rientrare e adesso ho l'apporto dal mio meccanico di fiducia. Sì, pronto? Ciao Francesco, sono Ivan. Io sto partendo adesso e ti porto la mia e-bike allora per il controllo. Sì, pochi minuti sono da te. Se ho fatto la manutenzione. Scusa, ma Ivan, qua la manutenzione quando è stata l'ultima volta? Ciao a tutti e ben ritrovati nel mio canale. Innanzitutto grazie a tutti voi che scrivete, commentate e continuate a guardare i miei video. E se non l'avete ancora fatto, mi raccomando, iscrivetevi al canale. Manutenzione. Permesso. Avanti, buongiorno. Ciao Francesco. Ciao caro. Tutto bene? Dai, insomma. Niente Francesco, io stavo andando su per un muretto, forse probabilmente non avevo la marcia giusta. Beh, sono venuto per terra. Ah, sei caduto? Sono finito per terra. Ti hai fatto male, no? No, niente di che. Solo che ho provato a ripartire, niente, la catena faceva rumore e andava sempre giù la catena. Ho capito, ti saltava di passo? Sì, saltava sempre di passo. In qualche maniera sono riuscito a tornare a casa, però qualcosa... Sei caduto dal lato destro e hai preso il cambio? Scusa, ma Ivan, qua la manutenzione quando è stata l'ultima volta? Manutenzione? No, perché qua ci sono dei problemini. C'è il pacco pignone persino ruggine, la catena che sembra una bistecca secca, la forca è untissima, anche il parapolvere ha un po' di grasso, un po' di olio da forca, glielo dai? Ivan, la manutenzione è essenziale se si vuole andare in sicurezza. Con una mountain bike così, capito, che affrontiamo sentieri e discese molto veloci, è importantissima la manutenzione, specialmente i freni. Questo è il problema principale comunque, Se la catena salta e non cambia bene, abbiamo addirittura qui il power link che se n'è andato. Sarebbe la falsa maglia? Sì. Falsa maglia detta power link che si è strappata. Ma che sia stato perché ho sbagliato qualcosa nel cambio? Ma guarda, non penso, sicuramente potrei aver preso anche un sasso, perché un sasso può fare questo danno, capito? E anche la cambiata errata, la cambiata errata significa che quando siamo sotto trazione, visto che questa è una e-bike, facciamo delle cambiate un po' troppo veloci, passiamo dal piccolino, passiamo un po' su troppo velocemente, non gli diamo il tempo al cambio e alla catena essere reattiva nello spostamento verso il superiore, è facile che la torsione della catena si spacca la maglia, si spacca dove può essere, dove c'è la faccia maglia, che è il punto più, diciamo, più debole della catena. Comunque non preoccuparti, c'è una fesseria, la aggiustiamo subito. Questo serve per misurare l'usura della catena. L'usura della catena funziona in questo modo, va da 0 a 75% di usura. In questo momento la catena ti misura 15%, la catena è buona. Conviene fare la riparazione del power link, della falsa maglia. Se fosse più usurata ti direi guarda, cambia tutto, che non conviene, capito? Togliamo la ruota appunto per vedere un attimo le pastiglie posteriori, che già da qui sopra vedo che sono finite. La parte superiore si vede, qua stavi frenando addirittura con la placca d'acciaio della pastiglia. Si capisce che sono un inesperto. Ivan, qui mi devi venire a trovare un po' più spesso. Piccolo consiglio anche da parte mia, vista la piccola brutta esperienza che mi è successo: se dovete fare un viaggio un po' più lungo, soprattutto con una e-bike, andate in compagnia, perché è facile trovarsi appunto a 20-30 km dal punto di partenza e se vi succede qualcosa rientrare non è proprio facile. Ecco, adesso in questo momento io ti pulisco la pinza, Eva, perché il ferodo della pastiglia si è tutto quanto consumato e è andato all'interno della pizza. Adesso vado a lubrificarti i pistoncini con un po' di olio minerale che viene utilizzato dall'impianto frenante stesso, ok? Perfetto. Era per quello che sentivo anche del rumore sui freni? Sì, perché purtroppo quando tu hai finito praticamente i tuoi freni, li hai praticamente finiti, vedi? Sono finiti, non ce n'è più. E quando il freno diventa così, capito, fa presto a riscaldare il tutto, il freno inizia a fischiare, fare dei rumori molto strani, anche un rumore abbastanza metallico quando vai a frenare. Questo è uno dei segni principali quando il freno deve essere sostituito, il rumore metallico. Se avremo delle pastiglie sintetizzate, sappiamo che il rumore metallico ci sta,
ma in questo caso no, essendo organica il rumore metallico non ci può essere. Francesco con un pennellino mette un po' d'olio nei pistoncini puliti per non spingerli all'interno della pinza senza un po' di lubrificazione. Qui nella tua officina, Francesco Bike, tratti un po' tutto il mondo delle biciclette. Guarda, in questa officina facciamo di tutto, dalla bicicletta più semplice, dalla bicicletta di passeggio, dal bambino al papà, alla mamma, all'adulto e al professionismo, mountain bike, e-bike e bici da corsa. Qui si fa un po' di tutto. Ti metto sulle pastiglie nuove, sempre organiche, vedi la differenza. Rimettiamo le pastiglie al loro posto, è importantissimo che la molla sia messa bene, se no altrimenti poi quando andiamo a buttare su il disco o la ruota abbiamo problemi nella centratura della pinza. Verifichiamo sempre se la copiglia è ancora integra, altrimenti la andiamo a sostituire. In questo caso la copiglia è ancora perfetta. Prendiamo la copiglietta, dobbiamo per forza piegare questa copiglia, altrimenti la copiglia alla prima vibrazione, al primo salto, se ne esce, cadono le pastiglie e poi Ivan... Partire un'altra volta. Eh sì. Facciamo una bella manutenzione alla catena, togliamo Me la cambi? Sì, la maglia rotta. Sì, ti cambio soltanto il Power Link perché la catena l'abbiamo misurata prima, la catena è ottimale, ancora puoi fare tantissimi chilometri, sarebbe un peccato buttare via una catena praticamente nuova, anche perché i costi sono piuttosto alti quando cambi una catena, visto che è una bella catena della KMC. Adesso togliamo la parte rotta. Hai sempre fatto questo lavoro, Francesco, o era una passione? No, questo non è sempre stato il mio lavoro, anzi facevo tutt'altro. E ho sempre praticato riparazioni su biciclette e poi con gli anni mi sono perfezionato ovviamente e ho perso il mio lavoro e mi sono ributtato nuovamente nella manutenzione delle biciclette e attualmente adesso è diventato il mio lavoro. E voilà, la catena è sistemata. La mettiamo bene in posizione, mettiamo sulla sua ruota, gli diamo un po' d'olio perché, come dicevo prima, sembrava una bella bistecca secca. Il nostro Ivan qui con la manutenzione non ha ancora capito che quando si esce con la mountain bike bisogna fare qualcosina, un minimo ogni volta. Comunque dai, qua Ivan, qua, l'olio, quando è che hai dato l'olio l'ultima volta qui? Perché questo dice qualcosa, ma mi sa che l'olio l'ha visto forse qualche mese fa. Meglio soprassedere. Ecco l'importanza di avere un meccanico di fiducia a cui affidiamo non solo la cura della nostra bicicletta, ma anche la nostra sicurezza. Mettiamo del buon olio sulla catena. Ma sai Ivan che qualche volta qualcuno ha messo persino l'olio da cucina? E funziona lo stesso? No, non funziona sicuramente no, anzi fa peggio. Perché al momento può anche andare, poi si asciuga, diventa una colla e con la catena raccogli tutto. Controlliamo anche il cambio che sia allineato con il pacco pignoni e il resto della gabbia, in modo che il cambio non abbia problemi. Adesso io ho tolto il filo in modo per azzerare il cambio proprio dal filo e lo vado a correggere con i fine corsa superiore e inferiore. Vedi questa distanza che abbiamo qui? La distanza tra il perno e il cerchio. Adesso io te la porto di qua. Vedi? Abbiamo 2 cm di differenza, significa che il forcellino purtroppo è andato in dentro, ha preso una botta sul cambio e si è girato. Quindi è disallineato. È disallineato, sì, che adesso lo dobbiamo portare nella misura equivalente dalla parte di qua, in modo che il cambio torni allineato nella sua cambiata della gabbia del cambio. Direi perfetto. Andiamo a vedere il fine corsa inferiore, se la catena rimane nel suo pignoncino
o mi cade all'interno tra il pignone e il telaio, e anche in questo caso il fine corsa è perfetto. L'antesinatura è buona, per le pastiglie anteriori ne abbiamo ancora e ti vado solo a fare la pulizia della pinza, ti vado a lubrificare i pistoncini perché vedi sono quasi nuove e sarebbe assurdo cambiarle. Metto un po' di carta vetrata molto fine, andiamo a togliere la patinatura che la pastiglia sopra può aver formato, sicché abbiamo la pastiglia ripristinata. Ovviamente molto leggeri, se no al nostro cliente gli facciamo cambiare le pastiglie anche davanti se non sono da cambiare. E anche in questo caso ci dobbiamo sempre assicurare che la copiglia sia buona. Andiamo a caricare i pistoncini, che ovviamente ho pulito la pinza e ho allargato i pistoncini, sicché si è creato un po' di vuoto. Se io non vado a fare questa funzione, il mio Ivan, capito, alla prima frenata si trova per ben 2 volte la pompa vuota e allora poi mi ricorda nel suo rosario la sera. E ovviamente diamo un'occhiata un po' alla forca, perché vedo che qua un po' di problema c'è sempre, un po' di sporcizia, cioè non ci deve fare paura questa sporcizia, assolutamente non ci deve fare paura. L'importante è che quando si esce, una volta diciamo ogni 2 o 3 uscite, togliere e pulire la polvere, la terra, il fango che si ferma nel nostro parapolvere. Non ci sono degli oli appositi, una forcella, e come vedete sono operazioni semplicissime, si possono fare anche a casa, non c'è nessun problema. E io guardo anche il copertone, guardo un attimino, il copertone diciamo è un buon copertone tassato così largo per il fango, però siamo quasi alla fine, Ivan, io te lo devo dire, capito, che se mi fai ancora uscite, mi fai qualcosa di impegnativo, qui hai poco grip sulla tenuta del posteriore, sicché ti direi, capito, di fare attenzione nelle prossime uscite, di tenere ben controllata il talassamento centrale, vedi ormai siamo quasi alla frutta, capito? Il laterale, cambiarlo, dici. Ma sì, ti dico che ormai è passato l'inverno, sì, perché il laterale ce l'abbiamo ancora, questo fa molta tenuta, andiamo via con un pneumatico un po' sgonfio, più sgonfio di così, in modo che abbia più grip, e vado ad appoggiare anche i laterali in modo da avere ancora tenuta. Proviamo anche il pneumatico anteriore, abbiamo la stessa situazione sul posteriore, abbiamo sempre una bella tacchettatura laterale, capito, e al centrale diciamo siamo un po' più bassi di quello dietro. Qua io ti direi quasi Ivan, capito, di non aspettare molto, fatti qualche altra uscita, capito, fai attenzione sull'asfalto o sul cemento, perché il grip davanti qui centrale, capito, se ne sta andando. Lateralmente ce l'abbiamo. Ti direi, capito, che quasi insomma 2 o 3 uscite poi questo deve essere sostituito, perché il davanti è molto importante. Il davanti se ti parte di destra o di sinistra abbiamo la possibilità di prendere una bella caduta a terra, capito, dove se metti il dietro, il posteriore ti scivola un po' dietro, è anche divertente sentire il posteriore che va di qua e di là, ma se il davanti va di qua e di là, capito, non è molto divertente, perché sicuramente cadi di faccia sul terreno. Dunque ti direi che sarebbe ora di sostituirlo, insomma, fatti 2 uscite e poi lo sostituiamo questo qui. Parlando di batteria, ora che è inverno e magari si pensa di tenere ferma la bici per qualche tempo, c'è qualche accortezza da tenere per la batteria? Certo che sì, Ivan, ci sono 2 accortezze da fare su una batteria al polimero di litio. La prima è la mettiamo giù che abbia almeno un 50-60% di capacità di ricarica. E poi ci dobbiamo ricordare un po' prima dell'uscita, un po' prima della fine inverno, di dargli una bella carica fino al 100% e così la nostra batteria si mantiene bene. La seconda cosa è che la batteria deve essere mantenuta in un posto diciamo asciutto e in un posto non dico al caldo, capito? Però cerchiamo di non lasciare la nostra bicicletta a -0 fuori sul nostro garage, o perlomeno togliamo la batteria e ce la portiamo in casa in un posto sicuro.
Bene, Francesco, la mia bici è nuova. Sì, penso che per i prossimi chilometri puoi So andare poco. tranquillo. Bene, allora ringraziamo Francesco di Francesco Bike qui a Schiavonia ad Este per la sua grande lezione di manutenzione delle biciclette, ma anche di sicurezza nelle strade. Ecco, per quanto riguarda noi ci vediamo la prossima settimana. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, mettete un bel mi piace, commentate. Se avete bisogno di qualche suggerimento, Siamo presenti. c'è qui Francesco che ci vuole dare una mano, e mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale. Ciao, alla prossima!